Avete mai mangiato il pesce di montagna? Oggi vi mostrerò la mia ricetta del pesce di montagna fritto. Una ricetta senza glutine e senza prodotti di origine animale. Tra i campi umidi, vicino agli stagni, i fiumi, tra i fossi e i canali, proprio quando fioriscono i tarassaci, il lamio e l'agliaria, è proprio lì che si nasconde il pesce di montagna. Sì, ma che è sto pesce di montagna? Ovviamente non sto parlando di un animale, ma nemmeno di una pianta nel senso comune di come la intendiamo noi, ma fa parte delle pteridofite, divisione di cui fanno parte anche le felci. Sto parlando degli equiseti, in particolar modo dell'Equisetum delmateia, conosciuto anche come Equisetum massimo. Essi sono delle geofite rizomatose, ovvero sono composte da una parte sotterranea, perenne, mentre la parte aerea, quella epigea, non è presente durante la stagione invernale. Inoltre hanno fusti fertili, chiamati strobili, che producono spore, composti da sporofilli, che sono foglie modificate dove sono presenti degli alloggiamenti di spore, chiamati sporangi. Dopo aver completato il loro ciclo riproduttivo, spuntano i fusti sterili, che sono verdi e ramificati. Al contrario di quelli fertili, sono in grado di fare la fotosintesi e contengono quindi clorofilla. Non tutti gli Equisetum però sono commestibili. L'Equisetum delmateia lo riconoscete facilmente, sia per via delle dimensioni, sono mediamente tra i 20 e i 40 cm di lunghezza per i fusti fertili, con un diametro che va dagli 1 ai 2 cm, hanno un solo strobilo apicale, non sono ramificati, sono suddivisi lungo il fusto da nodi, con delle guaine fogliari con 20-30 denti al margine, di colore marrone. E dopo aver fatto una bella raccolta di fusti fertili di equiseto, li porteremo a casa insieme alle altre erbette per poi lavarli per bene dalla terra. Andremo ad eliminare tutte le guaine fogliari che altrimenti si bruceranno durante la cottura ed effettueremo una marinatura con sale, polvere di cipolla, aglio e zenzero. Ma potete scegliere altre spezie a vostro piacimento. Leggeremo ora in olio di semi a 190 gradi fino a quando il nostro equiseto non smetterà di frizzare ed avrà raggiunto una perfetta doratura. Fate sempre la prova che io chiamo del pesce moscio, ovvero se lo strobilo si affloscia quando lo tirate fuori dall'olio, vuol dire che il vostro equiseto non è ancora pronto. Tamponate bene l'olio con un panno carta e non vi resta altro che gustarli durante un aperitivo o come antipasto.